Benvenuti o bentornati sul canale, sono Harry Garzia e dai magazzini della Germania la Shanzun mi ha mandato con DHL un pacchetto. Vediamo cosa c'è dentro. Shanzun, pacchettino, vero, molto carino, praticamente in 2 giorni mi è arrivato dai magazzini in Europa, e adesso andiamo a vedere il contenuto. Allora, lo apriamo insieme, vediamo. No, un bag di plastico e un astuccio, anch'esso marcato Shanzun, veramente carino, bellino. Vediamo dentro. Cartoncino con la garanzia, eccolo qui, garanzia, usage and care, discover. Ovviamente è in inglese, dall'altra parte è riportato praticamente gli attrezzi di lavoro, una mola, una lama, insomma molto carino. Vediamo. Abbiamo poi un salviettina per pulirlo, guardate, bella, marcata anch'essa Shanzun, non hanno lasciato nulla al caso. Altro, l'adesivo, ho messo anche un adesivo, e all'interno abbiamo il chiudibile, il Peeful, che significa pavone. Allora, guardate che bellezza, però com'è fatto bene, rifinito davvero bene. Guardate questa manicatura, bello. Velocissimo, linea a goccia, veramente veramente bello, molto molto carino. Adesso vi dirò tutto di lui, misure eccetera eccetera, ma davvero davvero molto molto carino. Allora, vediamo la Shanzun come ce l'ha mandato di affilatura. Flipper velocissimo, guardatevi, liner molto molto bello, particolare. Vediamo un attimino come è arrivato di affilatura. Ragazzi, spettacolo, è uno spettacolo. Cioè, da vedere che ho trovato i cinesi veramente lavorano bene bene gli ortelli, come altre marche che abbiamo già nel mercato italiano. Ma veramente veramente bello. Bene ragazzi, allora io ora vi manderò poi al test, a quello che ci si può fare ovviamente con un coltello del genere per il suo uso, ma comunque bello bello bello, velocissimo, si chiude con una mano tranquillamente, avete visto? Cioè, prendi, da casa al bosco. Vediamo il nostro Peeful della Shanzun, che cosa riesce a fare, piccole cose, insomma, in base alla struttura del folder.
cosa riesce a regalarci nel bosco. Ma prima scheda tecnica. Allora, abbiamo già fatto vedere il suo astuccio che è molto carino. Qui c'è il coltello dentro, qua abbiamo anche il velluto, guardate che bellezza, sopra e sotto, per non sciupare il coltello. Allora, eccoci qua, torniamo sul Payful, il pavone. Adesso vi spiego perché la Shanzun ha ispirato l'ispirazione del design al pavone. Allora, immagina lo spettacolo ipnotizzante di un pavone che allarga la sua maestosa coda, quindi la lama diventa praticamente la coda, e ogni piuma cade a cascata con grazia, come l'apertura di questo folder. Questa è l'immaginazione e ispirazione del design da parte di Shanzun per questo folder. Lo sapete, io prima di prendere una collaborazione con un'azienda, soprattutto estera, ci penso, guardo e comunque ho detto va bene, dai, mandatemi giù questo folder e vediamo di che pasta è fatto. E sapete che poi io sono sempre unanime, quindi il mio giudizio non cambierà niente, dirò le cose come stanno, però devo dire che come qualità materiali per ora a me piace molto. Ora lo vedremo poi in azione, ok? Bene, allora intanto vi do due misure così ci capiamo meglio. Allora, la lunghezza totale di questo folder, la lunghezza totale sono 19,2 cm. La lunghezza chiuso, perché a volte è importante sapere la lunghezza da chiuso, quanto spazio prende, sono 11 cm. Lo spessore della lama sono 2,8 mm. Il peso pesa veramente poco, sono 114 grammi. La manicatura è in G10, guardate bella, come poi con queste striature che riprendono le piume del pavone. In mano sta benissimo, io che ho le mani grandi, guardate qua anche il reverse come mi chiude bene. Manicatura comunque, dicevo, in G10, in questo caso verde, ma c'è anche in color oro, se uno preferisce. L'acciaio è un acciaio che io non conoscevo, mi sono un po' informato perché è un acciaio diciamo cinese, è un acciaio, è lo ZD F905, praticamente alle polveri, sinterizzato alle polveri. 58-60 HRC è la sua tempra, e di questo acciaio vi posso dire che è un acciaio inossidabile cinese ad alto tenore di carbonio di fascia alta, realizzato sinterizzando diversi metalli in una grana molto fine. Le leghe risultanti hanno un'eccellente ritenzione del filo e sono facili da raffilare. Usato molto nell'ambito culinario, ok? Monta sfere in ceramica. La tecnologia Balls of Caged Ceramic utilizza un sistema di cuscinetti a sfera per offrire all'utente un massimo in termini di scorrevolezza. Le sfere in ceramica, come potete vedere sempre velocissimo, le sfere in ceramica rimangono estremamente lisce, riducendo l'attrito e aprendosi ogni volta molto più velocemente delle sfere in acciaio. Questo è quello che hanno utilizzato la Shanzun per questa velocissima, un'apertura rapida, istantanea. La finitura della lama, come si può vedere, della clip che non è reversibile, quando ci sono le due vitine, quindi si può tenere solo di qua, bene? Quindi la finitura della lama, delle viti e della clip è un rivestimento superficiale in titanio. Il rivestimento in titanio sulla superficie della lama può aumentare la durezza della lama stessa, guardate bello il colore,
conferendo anche alla lama eccellenti proprietà anticorrosione e antirugine. Ok? E quindi ci siamo. Sul piatto sinistro è riportato Shanzhou Piffle, ok? Sul piatto destro non c'è niente. Abbiamo poi il foro per l'apertura con una mano sola in caso di guanti, se non vogliamo usare la flip con un dito, con il pollice si apre benissimo il coltello. Vi ricordo inoltre che qui c'è il blocco, come potete vedere, di sicurezza, ma va forzato per la chiusura, per il disarmo, che quando lo apriamo tramite flip, ok, eccolo qua, il flip stesso diventa una guardia inferiore per l'indice. Veramente un accorgimento che a me è piaciuto molto. Le cartelle interne sono in acciaio. Beh, adesso lo proviamo. Allora, vediamo i compiti di questo piccolo folderino, che sono i fighter stick, per esempio. Vedremo di fare una punta, un picchetto, 2 legnettini leggeri, ma leggeri, tipo piccoli, per una bush box di tè, ok? Vedremo. Poi ci sarà taglio ovviamente di cartone, di cordini, perché questo è quello che questo coltello va a fare, ok? Beh, partiamo, vediamo come va con il fighter, vediamo che Ricciolini riesce a fare. Beh ragazzi, direi che i Ricciolini li fa alla stragrande, la lama molto affilata. Adesso prendiamo un legno un po' più fibroso, vediamo un attimino cosa succede. Beh, comunque ragazzi, anche sui legni più fibrosi riesce a dare il meglio di sé. Vi ricordo che l'affilatura, se non erro, sul sito viene fatta dai 15 ai 18 gradi, quindi come un coltello da cucina, e il suo forte, il suo campo sarà proprio la culinaria, che poi vedremo un altro giorno, che lo testerò 2 o 3 giorni questo qua bene, e oggi penseremo solo al campo, a lavori sul legno e cartone e paracord. Allora, batoning, secondo me non è da batonare, però un coltellino del genere, se non riesci a fare due legnettini per una bush box per bere un tè o un caffè nel bosco, cioè allora è inutile, ci mangiamo solo il salame e il formaggio e basta, no? Diametro secondo me è questo. Ora ve lo faccio vedere. Diametro è questo. Si può usare dopo magari uno così, ma siamo al limite, secondo me. Capito? Secondo me siamo già al limite, perché comunque ha un bel liner, per l'amor di Dio, però cartelle in acciaio all'interno, però non oserei altro. Allora, tanto vediamo batoning, piccolo batoning, come va, ok?
si guida molto bene. Come potete vedere, eccolo qua, ha fatto dei legnettini per la bush box. Non oserei di più perché secondo me poi va a finire che per ora tutto a posto, però possiamo provare, ma tanto perché lo sapete che a me piace arrivare a un limite, però secondo me siamo già oltre. Proviamo, dai, vediamo che succede. Avete visto? Un pochino si chiude. Oh, però ragazzi, ha fatto un cicchettino qui la liner. Vediamo. Perfetta però. Ragazzi, comunque ricordiamo anche il suo peso. E no, dai, va bene, per questi lavorettini qui non andateci pesi, perché comunque rimane sempre un coltello da cibarie, ok? Però legnettini per la bush box li fa. Una cosa che secondo me fa bene è l'apertura dei pacchi, ok? Con questa punta qua a goccia. Ora loro sul sito hanno messo drop point, però non sono molto d'accordo su questa drop, forse una drop modificata, una spare point modificata, perché guardate che goccia viene. E infatti per la sua punta, cioè ragazzi, è secondo me il massimo nell'apertura dei pacchi. Ma non solo, secondo me è forte anche sul taglio del cartone stesso, ok? E ora andremo a vedere come se la cava. Guardate, va, è un laser. È un laser. Vediamo. Oh, guardate questo cartone qui, è brutto. Sembra i cingoli di un carro armato, È di una precisione incredibile. Si può fare perfino delle striscine di cartone fini, cioè, veramente tanta roba. Potrei continuare, ma abbiamo altro da fare anche. Però già che ci siamo, ve lo voglio far vedere anche sul cartone più fine, ok? Questo non c'ha il carro armato come l'altro, e infatti bello. Sì.
Un'altra cosa che vi voglio far vedere e poi finiamo con il discorso cartoni è la penetrazione di questa punta. Questo è un cartone messo, come potete vedere, a doppio, ok? Cercherò di mettervelo così, lo tengo con una mano sola, cioè è tutto chiaro, no? A cosa può servire anche. Vediamo ancora in inglese. Veramente lavora bene, ragazzi, di lama. Ora poi si andrà a vedere anche un attimino, dopo tutto questo test qui, quanto ha perso, per vedere un attimino, essendo poi comunque un acciaio alle polveri, vediamo quanto ha perso. Adesso andremo a fare la sua scanalatura e vedremo di fare un picchetto veloce, insomma, improvvisato, e dai, vediamo come lavora. Ma insomma, essendo leggero, però ragazzi, il picchetto lo fa, guardate, direi esagerato, quindi cordini, questi sono abbastanza morbidi, però hanno tante anime, va bene? Quindi inutile che lo faccia singolarmente, lo mettiamo subito già a 4, va bene? Lo mettiamo a 4 e vediamo che succede. Siamo? Via. Ecco, tanto per gradire. Passiamo a un paracord un po' più, questo è paracord, vero, ok? Con 7 anime dentro, bene? Quindi vediamo un attimo, ma penso non ci sia problemi. Lo mangia fino a un paracord un po' più spesso, ok? Ci ha messo un po' a doppio, però questo è più spesso, però ragazzi, cioè no, è un coltello che va davvero bene. Adesso vediamo quanto ha perso. Vediamo. Pochino qua, un pochino in cima, no, acciaio alle polveri, cinese, però bravi, perché come potete vedere faccio tutto in diretta, io non l'ho stroppato, non ho fatto nulla e non faccio niente, perché cosa si chiede di più a un coltellino così? Ragazzi, è bellino, veramente bello, senza spendere un patrimonio avete un coltellino davvero carino. Adesso si fa altri 2 truciolini per accendere la bush box e mi faccio un bel caffè.
Come promesso mi sono fatto un caffè, veramente ragazzi, che ci vuole, quando siamo soli, la mochina italiana è roba. E niente, giornata secondo me positiva, primo giorno di test per il PIFL, che risulta essere un bel coltello, veramente un bel coltello per le cose essenziali primarie, con un acciaio che non perde il filo, veramente, oppure ne perde poco, cioè io non l'ho nemmeno stroppato e non lo stropperò. Il secondo giorno vi rimando poi alla prova culinaria, cercherò di tagliare qualcosa, di costruire, di fare qualcosa per mangiare in cucina, anche se sappiamo già che andrà benissimo. E però ragazzi è un coltello che mi piace davvero. Sì. Il suo prezzo viene venduto 79 € e quando c'è il Black Friday fanno il 20% di sconto, andrete a pagarlo su un 63,20 spedito. La Shanzun ha magazzini in tutta Europa, a me mi è arrivato dal magazzino di Germania in 2 giorni, dal momento che danno il tracking, in 2 giorni con DHL vi arriva a casa. Quindi io vi rimando a casa, in cucina, vediamo come se la cava. Ciao bimbi. Allora, ritornati a casa, vediamolo come va in cucina. Allora, ovviamente è una cosa fatta così su 2 piedi, no? Comunque ragazzi, con un coltello del genere si sbizzarrisce davvero in cucina, si fa uno spiedino, si affetta il salame, si affetta il formaggio. È un coltello che, vabbè, era chiaro che tagliava bene. Nel complesso è un coltello da valutare bene perché comunque è veramente bello, quello sì. Allora, il divertimento è assicurato, comunque in cucina perché è un coltello davvero dalle qualità, è tagliente, c'ha affilato a 15 gradi, quindi figuriamoci. E adesso vi faccio vedere come mi sono divertito, eccoci qua, cioè, guardate che bellezza, in pochi minuti cosa si riesce a fare. Spiedini fatti in casa, davvero, io mi sono divertito e spero vi divertirete anche voi se lo acquisterete perché è veramente un bel coltellino. Adesso vi manderò poi alle conclusioni finali e niente, qui per ora con il discorso culinario finiamo qua.
Bene bimbi, quanto riguarda il Peeful, ragazzi, io sapete sono un neofita nei tri stick, non mi piacciono nemmeno, e, però cioè ragazzi, gente che gli piace veramente fa i tri stick, io in 3 secondi guardate va, cioè guardate cosa riesce a fare eh, il Peeful. È un coltello veramente, veramente bello. È un coltello che a me per il prezzo e qualità, ragazzi, e come sapete non l'ho ancora toccato, ma ora lo proviamo perché siamo arrivati alle conclusioni finali. Praticamente dopo 3 giorni, 4 giorni di stress, e l'altra settimana me lo sono portato dietro in altro taglio di cibarie, di carne, eccetera. E adesso vediamo quanto ha perso. Allora, vediamo quanto ha perso dopo tutti questi giorni di lavoro, legni, tra i stick, mangiare, eccetera. Eccolo qua. Vediamo quanto ha perso. Qualcosina intacca. Qualcosina intacca. Oh, però, insomma, è andato, è andato. Ora gli si dà una stroppata veloce e vediamo cosa succede. Vedete, un po' di nero. Vediamo, ragazzi, strepitoso. Lavora bene, Shanzhou lavora bene. Io dico la mia, poi magari me lo fate sapere sul canale. È elegante anche per una donna, perché guardate che bellezza, ma è elegante anche per una donna. Ovviamente, cioè, non ci dovete fare grandi cose, però scatto pazzesco, velocissimo, c'ha queste sfere qui, ragazzi. Nulla, ragazzi, io qua chiudo. Ma come mi garba a me, guarda, piace a bestia a me fa così. Anche io sì, da si apre, si chiude, in tutti i modi. Volevo chiudere però io. Allora, qui chiudo la recensione dello Shanzhou Peeful. Io sono rimasto molto molto contento di questo coltellino. Pensateci perché, come avete visto, perde pochissimo filo. Ci si fa di tutto e niente, e costa veramente veramente poco. Vi ringrazio, salutone a tutti, da Rigazia.